Ciao, benvenuti sul mio canale Mano Libera Atelier di Barbara. Oggi vi mostro come impostare la macchina da cucire per eseguire uno zigzag. Seguitemi! Bene, cominciamo con la scelta del piedino. Il piedino da utilizzare è il piedino standard, che di solito è chiamato 00 e si presenta così. Andiamo a inserirlo nella macchina. Come inserirlo guardate sull'istruzione della vostra macchina da cucire oppure potete guardare i video relativi alla macchina che troverete nella playlist che segue. Una volta inserito il piedino accendiamo la macchina, ci assicuriamo che sia infilata correttamente e che i due fili passino sotto il piedino della macchina. A questo punto andiamo a scegliere il punto zigzag, che nel mio caso si presenta qui, oppure nella vostra macchina andate a cercarlo e lo regolate su questa posizione. Una volta fatto questo, ci sono due regolazioni per il punto zigzag. Una è l'ampiezza del punto e una è la lunghezza. Andiamo a regolare la lunghezza. La lunghezza la si regola con il tasto che regola anche la lunghezza del punto diritto. Potete guardarlo sul video precedente che riguarda il punto diritto. Andiamo a regolarlo. Nel caso di uno zigzag normale va tenuto intorno a 1,5. 1,5. Poi avrete sicuramente un'altra manopola, che nel mio caso è questa, e va a indicare, come vi ho detto, l'ampiezza del punto zigzag. 0 praticamente cuce diritto come se fosse un punto normale, oppure salendo nella gradazione questa ampiezza si allarga e andiamo a regolarla, nel mio caso a 5, ma è uguale, potete utilizzarla tra il 3 e il 5 a dipendenza di che cosa dovete cucire. Inseriamo la stoffa sotto la macchina, schiacciando il piedino andiamo a cucire il punto zigzag. Eccolo qua. Un'altra domanda interessante è quando lo si usa il punto zigzag. Il punto zigzag viene utilizzato per rifinire due lembi di stoffa. Dopo aver fatto una cucitura o per non far sfilacciare le stoffe, inseriamo la stoffa sotto il piedino. Attenzione, guardate bene la posizione della stoffa. L'ago della macchina deve fuoriuscire una volta qui e una volta qua. Farà questo movimento. Questo perché andrà a bendare le stoffe e ad impedire che si sfilacciano. Guardate. La posizione giusta è questa. Qui non si sfilaccia più niente. Bene, mi auguro che questo video vi sia servito per impostare sulla vostra macchina il punto zigzag e abbiate capito come lo si utilizza e per che scopi. Ci vediamo presto sul prossimo video, seguitemi sui social. Ciao, a presto!